Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a recensire un cellulare. Vi chiederete, ma perché un cellulare su un canale di domotica? Perché secondo noi questo cellulare è il cellulare definitivo per la domotica. Poi vi spiegheremo perché. Quindi ragazzi, quando vedete questo video non vedetelo come un confronto con tutti gli altri cellulari, ma vedetelo come un cellulare scelto per poter andare a utilizzare la domotica, configurarla, implementarla, addirittura tutto anche tramite questo cellulare, senza bisogno necessariamente di andare su un PC. E il cellulare in questione è questo qua, il Galaxy della Samsung, il Galaxy Z Fold 4, con doppio schermo, schermo piccolo, schermo grande, per poter configurare appieno la nostra domotica. Ora andiamo a scoprirlo con una sorta, diciamo, di unboxing, perché in realtà è già stato unboxato, come potete vedere, è già stata anche messa una cover, quindi una visione in linea generale del cellulare e poi tutte le sue caratteristiche tecniche, e soprattutto andremo anche ad analizzare una parte più dedicata alla domotica. Tutto questo dopo la sigla, seguiteci! Samsung Galaxy Z Fold 4. Allora ragazzi, come potete vedere è un cellulare abbastanza impegnativo, nel senso che è grandino. Io gli ho già messo su una custodia rugged che vi consiglio. Addirittura questa custodia ha la possibilità di inserire l'S Pen qua di fianco e vi protegge, come potete vedere, la cerniera da eventuali urti. Vi protegge lo schermo superiore, ovviamente la parte inferiore, le telecamere, ha la possibilità, poi vi lascio il link di questa custodia che secondo me è la migliore, ha la possibilità di per metterlo come visore, diciamo come schermo, vi protegge alla grande anche il comparto di fotocamere, vi dà l'accesso tranquillamente all'impronta digitale, al tasto e al volume che trovate qua. Inoltre ha un ottimo spazio per gli speaker stereo, i vari sensori come potete vedere, e quindi, come vi dicevo, il porta S Pen. Aprendolo abbiamo tutta la visuale del nostro bellissimo schermo da 7.6 pollici, così, e qua si metterà in posizione anche in automatico la parte che protegge la cerniera, per poterlo anche tranquillamente appoggiare sul tavolo senza rovinarlo, piuttosto che usare lo stand per tenerlo così e guardarsi un bellissimo film. Poi comunque, come vi ho detto, vi lascio il link. Inoltre questa tastiera, questa cover, quando si chiude dovrete, ovviamente fare lo stack per proteggere la cerniera, e ha anche un vetro automatico che vi già incorporato nella custodia, cose che le altre custodie non hanno, che vi protegge lo schermo secondario, che è questo, con il buchino per la telecamera. Quindi anche qua, giusto per farvelo vedere acceso, schermo abbastanza generoso rispetto agli altri Z Fold, per poter utilizzare tranquillamente il cellulare con una mano e non utilizzarlo necessariamente aperto. Bene ragazzi, vi lascio al mio collega che vi darà le note tecniche. Continuiamo immediatamente con le caratteristiche tecniche. Ricordiamo sin da subito che questo cellulare è il top di gamma della casa produttrice Samsung, quindi viene da sé che troveremo tutto l'hardware ai massimi livelli, tant'è vero che viene confrontato con l'S22 Ultra, che da qui eredita molte caratteristiche. E anche lato fotocamere vi anticipo che questo smartphone, ovvero pieghevole e quasi lo definirei anche tablet, perché raggiungiamo quella dimensione, ha un comparto fotografico di tutto rispetto che garantisce degli scatti ottimi. Questa è un'importantissima premessa. Ora invece andrei direttamente alle caratteristiche tecniche, proprio nude e crude. Ricordiamo che è un cellulare dual SIM 5G con la possibilità di inserire, o meglio di poter abilitare un eSIM, quindi una SIM virtuale. Ha una capienza di storage che può andare dai 128 GB fino a 1 TB, con le varie sezioni che vanno da 128, 256, 512 e 1 TB. Ovviamente ragazzi il prezzo sale anche in maniera abbastanza sostanziale all'aumentare della capienza di storage, e anche quando raggiungiamo un certo livello sarà più difficile trovarlo in offerta, quindi valutate. Secondo noi, da tutto quello che possiamo
utilizzare con lo smartphone anche a livello lavorativo, la capienza che consigliamo sicuramente è la intermediaria, oppure anche la 256 giga, che è come in questo modello, che consente di prenderlo a un buon prezzo, sempre generoso come prezzo, perché ricordiamo non si tratta di uno smartphone entry level, ma anzi l'opposto, quindi, e ha un processore Snapdragon, l'ultimissimo di casa Qualcomm, che tra poco è vero che ci sarà lo Snapdragon generazione 2, ma questo dispositivo è equipaggiato dallo Snapdragon 8 Gen Plus Gen 1, che ricordiamo ha il Cortex principale che arriva alla bellezza di 3,19 GB, quindi è veramente un petardo, lo definirei. Ha un display esterno da 6.2 pollici, quindi troviamo anche nettamente il miglioramento rispetto alla versione precedente, perché ricordiamo che i Fold, le generazioni scorse, avevano un display più fine, più stretto, che rendeva un po' difficoltosa la digitazione, mentre Samsung in questo dispositivo è riuscita ad ottimizzare. Dopo lo metteremo a confronto anche con un S21 da 6.2 pollici per farvi vedere che tutto sommato la larghezza del display è abbastanza generosa e consente l'ottimizzo massimo anche dell'utilizzo proprio con una mano. Poi il display interno, ricordiamo, all'esterno ha una risoluzione che è esattamente di 2316 pixel per 904, mentre il display interno è un 7.6 pollici, quindi andiamo sulla categoria tablet, con refresh rate sia esterno che interno da 120 Hz, quindi in questo caso la Samsung non ha tagliato in alcun modo rispetto anche alle le versioni precedenti, perché troviamo la stessa frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre il pannello interno ha una risoluzione di 2176 x 1812. Ricordiamo che Samsung rimane sempre il primo produttore di display a livelli ottimi. E per quanto riguarda il display interno, l'altra cosa importante, non so se si può vedere dalla fotocamera, è che la piega è stata notevolmente migliorata, perché non è più visibile come precedenza. Ovviamente c'è, ma possiamo garantire che non è assolutamente fastidiosa. Mi avvicino alla fotocamera per farvi vedere il tutto, e adesso la state vedendo anche un po' più in modo evidente, perché il display è spento. Nel momento in cui lo accendete non c'è nessuna problematica. Ha una batteria di 4400 mAh con una ricarica rapida da 25 watt. È disponibile la ricarica wireless da 15 watt e quella inversa da 10 watt, quindi anche su questo fronte è completo. Dopo però ne parleremo meglio nelle conclusioni finali. Ha un wifi di tipo 6E, un Bluetooth 5.2 e tutti i collegamenti ai vari GPS, quindi Galileo e tutti gli altri. Le fotocamere, come vi stavo accennando prima, sono sempre da top di gamma, perché abbiamo sulla parte posteriore una 50 megapixel che sarebbe la fotocamera principale, una 12 megapixel per la fotocamera grandangolare e 10 megapixel per la periscopica, che sarebbe da 3x come zoom ottico. Poi ricordiamo che troviamo anche quella sul display anteriore che è da 10 megapixel, quindi anche per scattare selfie senza essere obbligati di aprire il display interno. E abbiamo anche addirittura una fotocamera sul display, quello interno, che è ricoperta dai pixel, che comunque andrà a nascondersi con dei pixel, che però quest'ultima è da 4 megapixel e quindi è utile magari per qualche videoconferenza nel momento in cui volete avere accesso alle applicazioni e quindi volete utilizzare anche la fotocamera interna. Quindi su questo punto di vista diciamo che anche rispetto a tutti gli altri competitor nascenti che stanno nascendo soprattutto in Cina, diciamo che il Fold è quello più completo lato hardware. Il peso di questo cellulare è di 263 grammi, che a nostro avviso si sentono, ma c'è da dire che non sono tanti, perché se lo prendiamo in considerazione a confronto rispetto all'S22 Ultra, fondamentalmente stiamo già quasi toccando i 200 grammi, quindi per 63 grammi e per un po' di spessore in più ricordiamo che abbiamo un cellulare di tutt'altro livello, quindi questo è poco ma è sicuro.
Per quanto riguarda le dimensioni, da chiuso è 155 x 67 x 15.8. In questo caso, come vi ha detto il mio collega, state vedendo anche il telefono con una cover perché l'abbiamo ben protetto, ovviamente. E quindi le dimensioni sono maggiorate, ma vedendolo senza questa cover o con una cover slim fit notevolmente si abbassa e diventa molto più maneggevole. Dipende a voi, questa è una scelta personale. Mentre le dimensioni da cellulare aperto, a questo punto andremo sempre ai 155 x 130, quindi andremo a raddoppiare l'angolo in basso, il lato inferiore, per 6.3 centimetri millimetri di spessore, quindi veramente molto fino. L'audio ovviamente è un audio stereo di tipo Dolby Atmos, predisposto per la S Pen, perché come abbiamo visto in questa cover c'è anche la possibilità di inserirla. E l'unica cosa che c'è da segnalare è che all'interno della confezione non è presente l'S Pen. Questo qua diciamo che poteva essere da parte di Samsung un'aggiunta molto gradita. Dopo tutta questa carrellata di specifiche, ragazzi, ora andremo nel dettaglio a mostrarvi qualche funzionalità particolare di questo smartphone, oltre a farvi vedere le potenzialità domotiche che vi abbiamo accennato. Quindi continuiamo immediatamente. Ragazzi, siamo giunti alla parte un po' più domotica, chiamiamola così, di questo cellulare. Il mio collega adesso vi ha fatto una carrellata delle specifiche tecniche. Ovviamente vi invito, se volete andare a vedervi nel dettaglio tutte le specifiche, a guardare qualsiasi altra recensione presente su YouTube, perché non è nostro interesse focalizzarci troppo sugli aspetti tecnici di questo cellulare, che evidentemente comunque essendo un top di gamma è già tutto al top. Perché vi dico questo? Perché io non vi voglio vendere questo come un telefono da comprare, ma ve lo voglio vendere come il telefono, in senso che è da anni che ormai escono telefoni, smartphone con hardware sempre più potente, sempre più fighi, ma di fatto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando sempre degli stessi cellulari dove gli si mette dentro un processore più potente, più RAM, un display più bello, una fotocamera più bella, ma poi di fatto la funzionalità all'utente finale è sempre la stessa. Al massimo vedrete che sarà un po' più veloce e lagga un pochettino meno, ma vi consiglio, se non volete, di non star lì a spendere 1000 euro per un telefono classico, uno smartphone classico che oramai va avanti da anni, solamente per avere un hardware un po' più decente. Vi consiglio di spendere 300 euro su un telefono medio buono, uno smartphone classico, e vi va benissimo se volete un cellulare normale. Se invece volete qualcosa di differente, qualcosa che faccia veramente una differenza, allora andate su questo, perché questo vi consente di avere un doppio schermo, di usarlo quasi come tablet, è veramente uno strumento di lavoro, potete usare il multitasking, potete avere da una parte Teams, essere in conferenza, dall'altra un documento Word per poterlo compilare, leggere, scrivere, fare copia e incolla da una parte all'altra dello schermo, senza bisogno di continuare a switchare tra un'app e l'altra. E questa è la vera rivoluzione. Questo, lo Z Fold, come lo Z Flip, anche se lo Z Flip è un concetto un po' diverso, è per avere, diciamo, un telefono un pochettino più piccolo da tenere in tasca, comodo, ecco. Però secondo noi la vera rivoluzione è questa, unita poi ad esempio a questo orologio che vi abbiamo recensito, quindi il Watch 5 Pro, che vi invito, vi lascio comunque qua il link per andarlo a vedere. Avete veramente in mano una bomba, una vera bomba. Quindi, fatta questa premessa, quindi diciamo è inutile che magari ci scrivete i commenti, ma è scomodo, è pesante, è chiaro che dovete avere dei compromessi, ci sono dei compromessi, ma almeno avete in mano una rivoluzione, non avete in mano un classico cellulare, oppure solo avete speso 1200-1300 euro per un iPhone che di fatto cosa c'ha? Il nome, un'estetica carina e l'hardware super potente, ma non ci avete in mano una rivoluzione, è sempre il solito cellulare, sempre il solito vecchio cellulare. Dal nostro punto di vista questa è la risoluzione, la vera rivoluzione, ed è la vera rivoluzione portata in Italia, perché poi qualcuno potrebbe dire va bene, ma esistono comunque i pieghevoli anche in Cina, no? Che ne stanno tirando fuori tanti, ma sono solo sul mercato cinese, non c'è un vero supporto. Samsung invece vi dà questo supporto, vi supporta in Italia questo tipo di cellulare. Poi sicuramente possiamo trovare dei pieghevoli migliori in Cina, però ricordatevi sempre,
Quindi, che dirvi, secondo noi, per il momento, in questo momento, il top è questo, ed è il top appunto per il lavoro e di conseguenza è il top anche di fatto per la domotica, perché la domotica poi nel momento in cui andate a configurarla è un lavoro. Quindi ragazzi, venite un attimo che vi faccio vedere le potenzialità di questo cellulare per poter appunto sfruttarle poi sulla domotica. Allora, provando ad accenderlo e vedendo prima di tutto il display, diciamo secondario, chiamiamolo, quindi quello più piccolo, già notiamo una cosa, che ho tramite Home Assistant inserito una serie di pulsanti shortcut per le cose che uso tutti i giorni. Quindi arrivo a casa, esco in macchina, accendi sicurezza, spegni sicurezza, vado in appartamento piuttosto che apri il garage, eccetera eccetera, insomma le automazioni di tutti i giorni. Cos'è la cosa carina? È che nel momento in cui io clicco mi dice ovviamente di autenticarmi, quindi anche se sbaglio e magari tocco dentro un tasto così, mi chiede comunque l'autenticazione, quindi tramite impronta. Quindi quando darò l'impronta, allora diciamo, lo smartphone effettivamente andrà a eseguire quello che io ho cliccato. La cosa bella che non c'è sugli altri smartphone è la possibilità di mettere ad esempio il widget della telecamera, ma anche il widget della bottone, raggruppato, vedete? Che io qua passo tra le varie telecamere. Quindi ho solo uno spazio occupato sullo schermo e posso caricarci dentro sempre widget della stessa dimensione e girarli così. Stessa cosa posso fare con i vari pulsanti, ok? Se lo posso fare su uno schermo piccolo così, ovviamente farlo qua è ancora più una figata. Infatti io qua ho messo esattamente la stessa cosa. Come notate ho due home differenti, quindi questo cellulare qua ha la possibilità di impostare una home per lo schermo esterno e una home per lo schermo interno, quindi a seconda delle vostre esigenze. Io lo apro, sto lavorando, quindi app di lavoro. Io invece ce l'ho chiuso, sto cazzeggiando, passatemi il termine, quindi app di messaggistica, Facebook, queste cose qua. E quindi me lo posso organizzare come meglio voglio. Infatti ho anche le notifiche direttamente, quelle di Home Assistant, vabbè, in questo caso anche di pushover e di Alexa subito in sovrappressione, e poi ho una serie invece di applicazioni che mi servono per lavorare tutti i giorni, no? Quindi vi faccio l'esempio, posso vedere le mie mail, la figata è, dov'è un altro cellulare che vi fa vedere l'anteprima dei vari messaggi qua, e quando io vado a cliccare sul messaggio me lo apre da questa parte? Non esiste. In più, come notate, quando io ho aperto quest'app mi dà la barra applicazione, che ovviamente è personalizzabile sia qua sotto in piccolino, no? Che poi posso anche nascondere, sia facendo così altre applicazioni, per entrare nel discorso multitasking, ok? Quindi multitasking, io per esempio potrei aprire un'app, quindi non so, ad esempio WhatsApp, tengo premuto e gli dico dove voglio che venga rilasciata, vedete? Qua a destra, qua a sinistra, qua sotto, qua sopra, rilasciamola qua di fianco. Boom, multitasking, adesso qua c'è aperto diciamo, una chat, quindi io posso andare da questa parte e vedete che adesso mi apre direttamente la mail da questa parte, copiare un testo qua, buttarlo in una chat qua e inviare. Quindi come potete vedere io posso gestirmi come voglio questo schermo da 7.4 pollici per il lavoro e per la domotica in linea generale, il the top, no? Poi vi faccio vedere per la domotica. Questo è giusto per farvi vedere le potenzialità. Potrei aprire addirittura ancora un'altra app, ok? Qua sotto. Quindi potrei aprire questa qua, per esempio, qua. E via che siamo diventati a 3. E via così posso dividerlo in n1000. Funziona tutto molto fluentemente. Poi qua posso dire chiudi, qua clicco qua, anche qua, chiudi, metti a tutto schermo per esempio, oppure potevo anche renderla flottante. Ok? Quindi come avete visto ci sono un casino di potenzialità per lavorare. Altra cosa carina che il mio collega prima nelle specifiche tecniche non so se vi ha detto è la possibilità di fare i selfie direttamente con la camera principale. Quindi io, lasciando aperto il telefono, in sostanza ho la possibilità di fare un selfie con queste telecamere guardando il risultato diretto su questo schermo, ok? Quindi è possibile appunto fare questo tipo di selfie. Vedete, questo è per darvi un'idea di come anche banalmente vengono effettuate
le fotografie, no? Quindi ha anche questa camera, vedete? E in più è possibile anche attivare quella dietro. Qua vedete delle foto che ho scattato, quindi anche qua, come potete vedere, posso fare direttamente delle foto con la camera principale e in più vedermi anche quelle che ho fatto. Cioè, cosa che questo tipo di cose qua con i cellulari normali ve li sognate ovviamente, no? E quindi, come vi dicevo, poi è possibile fare il selfie anche in questa maniera. Questo è giusto per farvi vedere una chicca di questo telefono, oltre a tutto il resto. Bene, passando invece per un discorso più domotico della cosa, come pensate di riuscire a gestire Node RED con un cellulare normale? Provateci, non ci riuscite. Guardate Home Assistant come si vede, cioè mi si vede come se sono sul PC, lo vedete? Le mie schermate sono come a livello di PC, cioè addirittura mi ci stanno due schermate nella mia, diciamo, Lovelace, no? Quindi vediamone un'altra, vedete? Due, quindi posso metterci un casino di cose. E cos'è che posso fare anche? Qua, vabbè, voi direte, vabbè, hai solo dei tasti in più, hai qualcosina in più, ok, ci sta più roba, grazie, c'è lo schermo più grosso. Sì, è vero, ma io in più posso andare anche nei file di configurazione con Studio Code Server, per esempio, cosa che assolutamente con un cellulare normale non potrai fare. Andare su un file e editarmelo, lo vedete che posso tranquillamente editarmelo qua, cioè senza nessun problema, leggo bene, faccio tutto bene. Provate a farlo con un cellulare normale questa cosa, avendo di fianco anche il menu. Se tolgo pure questo menu ho anche proprio tutto l'editor, tutto lo spazio, cioè è impossibile da fare con un cellulare normale questa cosa, così come è impossibile andare a usare Node-RED. Per esempio vi faccio vedere Node-RED, ok, lo vedete come riesco tranquillamente a gestirmi Node-RED da qua. Andiamo su, posso switchare su un tab, guardate come vedo bene tutto, posso andare tranquillamente a gestire il mio nodo, spostarlo senza problemi, fare il deploy del nodo, prendere un nodo di qua, metterlo di lì. Provate, vi sfido a farlo con un cellulare normale questa cosa qua. Quindi questo vuol dire che potete anche lasciar perdere l'utilizzo del PC e gestire tutto con il vostro Galaxy Z Fold 4 tranquillamente, tutti i vostri file di configurazione, tutte ovviamente le automazioni e in generale ovviamente anche i pannelli proprio a livello di utilizzo classico, quindi lasciando perdere un attimo la parte di configurazione. Ovviamente è tutto anche più semplice gestire questa cosa qua. Tutto questo ovviamente accompagnato dal fatto che io la mia bellissima app di Home Assistant la posso aprire anche da qua, giusto? E lo vedrò a uno, poi dico, e lo vedrò a uno schermo, a un pezzo di schermo, diciamo, e mi metterà tutto sotto. Poi voglio passare dallo schermo grande, lasciando aperto l'app qua sullo schermo piccolo e aprendo quello grande, in automatico io sono già passato, sulle app che ovviamente supportano questa cosa, alla visualizzazione a schermo intero. Poi non vi dico, ragazzi, vedere un film qua sopra, una volta che prendete l'abitudine, ad esempio vedete questa leggera piega che si vede, durante le visioni di un film non si vede niente, lo sguardo non vi andrà neanche più su quella piega, vedrete tutto nitidamente, tranquillamente. Insomma, penso di avervi fatto vedere cosa vuol dire avere uno schermo così grande. Poi vi aggiungo anche un'altra cosa. Esiste, ovviamente, Samsung ha perfezionato per lo Z Fold una serie di opzioni che Android stock di base non ha e vi permette di fare determinate cose. Per esempio, le più interessanti che ho visto io, adesso vado un attimo nelle impostazioni, più interessanti sono le routine. Le routine, la modalità è routine. Per esempio, è possibile, ci sono già quelle preimpostate quando sei alla guida, quando stai facendo dell'esercizio, quando sei al lavoro. Io ci ho aggiunto ad esempio una personalizzata che si chiama notte, eccetera, eccetera, che vi permettono di mettere il cellulare in determinate condizioni. Quindi quando rileva che tu vai a letto, ad esempio, vi silenzia l'orologio, vi silenzia
il cellulare, piuttosto che fa in modo che non si accenda più lo schermo, oppure gestisce i contatti di emergenza che possono chiamarvi durante la notte piuttosto che altre cose. Cosa molto interessante, ad esempio, era la routine per la macchina, che nel momento in cui lui rileva il Bluetooth della macchina accende la musica in automatica, Spotify per esempio me, per quello che ho settato io, e mi va su una determinata playlist, piuttosto che mi apre Alexa già in ascolto su Eco Auto. Quindi anche questa per la domotica è molto interessante, perché io senza bisogno di fare niente creo queste routine qua e in automatico ce l'ho già predisposto per la mia appunto domotica. Quindi anche qua per quanto riguarda ad esempio Alexa, Samsung la integra molto bene, nel senso che con i precedenti cellulari che ho avuto avevo problemi ogni tanto sul discorso Alexa e Eco Auto. Con questo non ho nessun problema, un po' per queste routine che vi ho fatto vedere e un po' perché secondo me di fatto Amazon e Samsung, essendo dei colossi, sicuramente avranno fatto delle partnership e infatti le loro applicazioni su appunto i cellulari Samsung funzionano egregiamente bene, quindi se non hai nessun tipo di problema da questo punto di vista. In più vi invito ad andare a vedere comunque tutte la parte di impostazioni Samsung, perché veramente vi fa fare qualsiasi cosa col telefono, questo anche con altri telefoni Samsung, ma soprattutto per lo Z Fold 4, perché ovviamente si è concentrata a il discorso multitasking, il discorso lavorativo, quindi a implementare una serie di funzionalità avanzate proprio per questo telefono, specifiche, ok? Come il fatto di aprire e chiudere diciamo il visore avendo un'app già selezionata qua, lo apri, ce l'hai anche dall'altra parte, puoi anche fare il contrario e chiuderla e averla in apertura anche sullo schermo piccolo. Quindi ragazzi vi invito ad andare veramente a sfogliarvi tutte le impostazioni presenti appunto lato Samsung. Bene, con questo io spero di avervi incuriosito un po' in questo mondo e appunto in questa, chiamiamola, rivoluzione del cellulare, e andrei alle conclusioni finali per dirvi un po' le nostre impressioni pro, contro e prezzi che riuscite a trovare appunto questo smartphone. Andiamo alle conclusioni. Arrivati alle conclusioni, correremo abbastanza perché vi abbiamo spiegato già tutto nel dettaglio. Sicuramente i punti di forza sono il display che fa di questo smartphone un telefono rivoluzionario, hardware che è eccellente su tutti i punti di vista, velocità, affidabilità, interfaccia grafica, quindi anche per quanto concerne tutti gli applicativi che offre Samsung. E ricordiamo, ecco un altro punto a favore, che Samsung, l'ecosistema Samsung e quindi anche tutte le applicazioni della domotica le abbiamo testate su moltissimi smartphone, quindi Xiaomi con Redmi Note, piuttosto che il OnePlus, piuttosto che con l'Oppo, piuttosto che con Realme, e dobbiamo purtroppo lamentare dei problemi di compatibilità durante sia la configurazione dei dispositivi domotici piuttosto che la gestione, quando andiamo ad aprire le applicazioni, che si vede che non sono completamente ottimizzate, cosa che con Samsung qualsiasi telefono, anche medio gamma, ribadiamo, non per forza il Fold 4, non si verifica perché si vede che le applicazioni sono principalmente testate sui telefoni Samsung, un po' come fa la Apple, dove la singola applicazione viene progettata solamente per iOS. Quindi secondo noi, anzi non secondo noi, è proprio così, le app vengono testate principalmente sugli smartphone principali e gireranno ovviamente meglio. Quindi questo qua è un ulteriore motivo in più per scegliere determinati brand piuttosto che altri. C'è da dire che lato aggiornamenti Samsung comunque è diventata imbattibile, ha lanciato una nuova moda, ovvero quella che si stanno adattando tutti gli altri produttori, però dobbiamo fare il plauso a Samsung perché è stata la prima e ha costretto tutti gli altri ad adeguarsi alla concorrenza, ovvero alla sua concorrenza, cioè quella di aggiornare il telefono a 4 maggior update e 5 anni, ben 5 anni di sicurezza patch aggiornata. Altro punto favorevole di Samsung è sicuramente il discorso degli aggiornamenti che sono puntuali, perché ricordiamo che questi cellulari, come i top di gamma non pieghevoli, hanno le patch di sicurezza aggiornati a dicembre, quindi anche altro questo punto importante per tutto quanto riguarda tutti gli aggiornamenti.
Quindi cosa dire? Direte quali sono gli aspetti contrari quindi di questo telefono? Ecco, arriviamo solamente a qualche nota secondo noi di demerito, ovvero il discorso che un cliente che compra un top di gamma dovrebbe essere coccolato a 360 gradi. Quindi mi sembra paradosso che comprando un telefono del genere non ci sia all'interno fornita una S Pen. Cioè è impressionante perché sull'S22 Ultra c'è incorporata con lo spazio, sul Fold 4 no. Abbiamo dovuto trovare il rimedio tramite questa cover che fornisce l'alloggiamento per la S Pen. Sarebbe stato sicuramente meglio averla integrata. Quindi questo qua sul punto di vista progettazione e anche unboxing proprio della scatola, anche per esempio il discorso del caricabatterie, ovvero che dopo aver speso questa cifra Samsung non si degna neanche di mettere un caricabatterie da 25 watt, cioè questa qua è una cosa veramente secondo me abbastanza ridicola. Quindi su questo punto Samsung secondo me dovrebbe coccolare. È vero che sta prendendo le orme un po' della Apple, perché anche oramai la Apple mette solamente il cavetto, il telefono e basta, quindi non voglio fare una critica distruttiva a Samsung, ma ovviamente a questi brand super gettonati, quando poi Xiaomi alla fine con i Redmi, con i Poco, piuttosto che Realme, OnePlus o anche Realme, alla fine mettono dei caricatori che arrivano addirittura a 150 watt. Ecco, l'ultimo nota dolente di questo telefono, secondo noi, dopo tutti i vari test, è la velocità di ricarica, perché ricordiamo è una batteria da 4400 mAh che impiega all'incirca un'oretta e 20 per una ricarica, un'oretta e mezza per una ricarica completa, a seconda da quanto si trova la percentuale di rimanenza della batteria. Diciamo che rispetto alla concorrenza è una tempistica molto elevata, anche se sembra che questa scelta di Samsung sia dettata per aumentare la longevità di queste batterie. Quindi ragazzi, con questo io direi che abbiamo parlato un po' di tutto su queste chiacchiere, e poi ovviamente il discorso della domotica, che per la gestione di tutte le app e di tutta la schermata di Home Assistant di qualsiasi configurazione qualsivoglia, per tutti i nerd amanti della tecnologia, non si può trovare da nessun'altra parte. Quindi secondo noi tutti i pregi superano quei due minimi difettucci che abbiamo riscontrati, che però vanno segnalati. Con questo ragazzi è tutto, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto il contenuto, diteci anche le vostre riguardo questo cellulare o anche le scelte di Samsung nella gestione dei propri dispositivi o anche nella produzione. Saremo lieti di affrontare l'argomento con voi e di partecipare, speriamo che voi partecipiate numerosi. Con questo è tutto ragazzi, vi raccomando di iscrivervi, se potete di sostenerci al canale, perché ribadiamo che questo cellulare è stato acquistato da noi, quindi non è assolutamente sponsorizzato ed è una recensione unanime senza nessuna influenza. Detto questo ragazzi vi saluto e ci vedremo al prossimo video. Ciao!